Ciao amici e amiche del segno della bilancia, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 1 al 14 luglio, dove troveremo la luna nuova in cancro. Vi ricordo che è una stessa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e il link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso possiamo partire con la lettura. Andiamo ad accendere la nostra luna, vediamo che cosa aspettarci dal punto di vista astrologico prima di ascoltare i nostri oracoli. A favore ci sarà una forte emotività, sensibilità e intuizione che in realtà possiamo sfruttare per percepire le cose con maggior chiarezza, anche per rinnovamento interiore, per cogliere delle opportunità di riflessione, di crescita, per rafforzare i legami, i rapporti più importanti, quelli più stretti, anche quelli familiari, cogliere creatività, sognare, immaginare proprio per progettare il nostro futuro. Di contro dobbiamo fare attenzione perché sbalzi di umore, vulnerabilità, suscettibilità, dubbi, tendenza alla malinconia, dipendenza emotiva, bisogno di sicurezza, anche il passato e i ricordi nostalgici possono mettere un po' in bilico alcune relazioni, quindi sbilanciarle oppure andare ad amplificare delle problematiche e delle difficoltà. Quindi ecco che possiamo già capire in un certo senso che cosa poter attenzionare, soprattutto appunto di vista delle emozioni e della nostra interiorità. E adesso il primo oracolo osservatore delle stelle in realtà è un buon punto di partenza, soprattutto perché ci permette di capire magari che cosa vogliamo veramente, cogliere un'aspirazione proprio per portarla avanti, ambizione che va alimentata, visualizzare un obiettivo o forse anche vedere, riconoscere uno schema negativo che va sostituito, fare comunque dei piccoli passi concreti per darci l'opportunità non solo di sognare, quindi semplicemente osservare le stelle, tra virgolette, quelle che sono i nostri sogni, i nostri desideri, ma anche di metterci nelle condizioni di pianificare, di seguire un percorso preciso e forse questo punto di partenza proprio intorno al 1 luglio ci darà l'opportunità appunto di realizzarli successivamente. La seconda carta è la malinconia lunare. E forse è questa che dobbiamo attenzionare, rimanere focalizzati in questo aspetto, perché nel corso di questo periodo questa carta purtroppo raccoglie tutte quelle emozioni e anche magari uno stato d'ansia, un senso di vuoto, sentirsi giù di morale oppure semplicemente vivere un momento di calo di energia, un momento diciamo, negativo che in realtà può essere più passeggero oppure può risolversi e però dobbiamo cercare di attivarci per uscire da questo momento o dalla tristezza, magari fare un qualcosa che ci dà gioia, diciamo, lo so che alcune situazioni poi dipende sempre da quello che state vivendo. In base a questa lettura che sicuramente è generica e ci possono essere degli indizi per aiutarvi, però ovviamente mettersi in moto riguarda anche come vi dicevo, proprio concentrarsi, attivarsi su alcune cose. E è vero, fare qualcosa che ci possa distrarre, qualcosa che ci fa stare bene, forse anche poter aiutare qualcuno, esserci, essere presente soprattutto a noi stessi, allora ci permetterà di cambiare alcune cose. La stella della fortuna
ribadisce proprio questo concetto e anche il fatto, quello che abbiamo visto sin dall'inizio, che per voi è un momento perfetto proprio per connettersi a quello che desiderate e quindi appunto ci sta dicendo di esprimere i vostri desideri. Può esserci anche un bel colpo di fortuna o una svolta positiva negli eventi e quindi che vi può permettere di seguire quella luce nel vostro cuore che vi farà da guida. Però anche qui c'è quel messaggio di essere consapevoli di attirare fortuna, perché se noi iniziamo a dire: "Ma no, tanto son sfortunato, ma no, tanto non si realizzerà niente, e sì, ma io mi impegno comunque non ottengo nulla e non ci riesco e non ce la faccio", allora già blocchiamo qualsiasi buona intenzione, qualsiasi bellissima energia e opportunità. Quindi ecco che secondo me l'oracolo vi sta dicendo di mettervi in una chiave molto più positiva di attrazione, di benessere, di luce ed è proprio questo che andrà ad attirare quello che state cercando. E adesso andiamo a vedere i messaggi dall'oracolo dello sciamano. Vediamo un po' gli altri messaggi ci sono per voi. Troviamo la carta della magia ed è molto bella questa perché parla di segni, di messaggi sottili, di presenza, forse di alcuni segni che sono già intorno a voi, senza andare a cercare chissà dove. Ovvio che ci vuole uno sguardo puro per cogliere gli indizi e quindi permetterci di osservare, di avere un'attenzione profonda, di osservare anche quelle che possono sembrare delle coincidenze, un evento significativo per voi, di mettervi in ascolto. Comunque probabilmente è proprio alcuni messaggi, alcuni segnali che vi aiuteranno ad avere una presenza maggior attiva, proprio di poter cogliere questi indizi. L'altro messaggio arriva dalla donna selvaggia. Il suo significato è legato all'istinto, all'intuizione, al magari riconoscere alcune parti di noi e quindi sono proprio queste che ci faranno da bussola interiore, sia interiore e poi anche come trasformazione effettiva e aiutarci a trovare la strada giusta. Però l'importante è anche un altro suo messaggio di tornare all'essenza di noi stessi e anche delle situazioni, togliere le sovrastrutture, togliere ciò che ci impedisce di andare a fondo, cioè di vedere veramente le cose come stanno. E poi l'altro messaggio arriva dalla carta il serpente, molto particolare come messaggio perché ha a che fare con la trasformazione profonda. Infatti l'abbiamo visto anche nel corso della vostra lettura. Accettare il rinnovamento delle energie. Avete presente un po' quando il serpente cambia pelle? Ed effettivamente è un messaggio che potrebbe essere proprio adatto in questo momento e quindi di cambiare pelle, di trasformarsi per riconnettersi ai ritmi naturali e liberarsi, quindi poter esprimere la propria passione, la creatività, di dare vita a pensieri, relazioni e situazioni che possono svilupparsi, che possono crescere, che possono farvi veramente stare bene. Probabilmente ci sono alcune cose che state vivendo e che come salta fuori prepotentemente dalla lettura deve essere rigenerato, deve essere trasformato e cambiato per il vostro bene. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!